In questo video vi voglio parlare di come allevare responsabilmente i vostri uccelli, come capire segnali di malessere o stress e capire che dal momento in cui decidete di farli riprodurre non è più un gioco, ma siete diventati degli allevatori. Vi darò dei consigli che sicuramente vi saranno utili. La prima cosa che dovete imparare è saper riconoscere i segnali di malessere oppure di stress. Per mettere in riproduzione degli uccelli devono essere in forma, devono essere attivi, devono essere pieni di energia, perché altrimenti non arrivano fino in fondo alla loro covata. Tipici segnali da stress è quando la femmina comincia a essere stanca, affaticata. Di per sé la femmina è più stanca perché oltre a fare le uova le deve covare per tutto il periodo e quindi deve portare le uova a una temperatura tale, 37,7 gradi, per poter far crescere l'embrione, altrimenti questo morirebbe. Una volta nati, la femmina insieme al maschio daranno da mangiare ai piccoli. Se ci sono tanti piccoli è utile che entrambi collaborino, perché altrimenti la femmina da sola si affaticherebbe ancora di più e rischierebbe anche di morire. Controllate anche i pulli. I pulli sono molto piccoli quando nascono, ma da un giorno all'altro crescono. Se non crescono, qualche problema probabilmente c'è. Accertatevi che abbiano il gozzo pieno. Se il gozzo non è pieno, sicuramente non staranno mangiando. Se i pulli non mangiano, chiaramente moriranno. È inutile far riprodurre soggetti che non stanno bene, perché poi i risultati saranno nulli o molto scarsi. Chiaramente tutto dipende anche dal tipo di alimentazione che usate. Bisogna avere un'alimentazione giusta per ogni periodo. I periodi, ricordo, fino allo sfinimento sono 4. Il riposo, la preparazione alla cova, la riproduzione e la muta. In ognuno di questi periodi bisogna utilizzare un'alimentazione diversa e giusta per il periodo. Io vi ho sempre consigliato di osservare i vostri animali, perché dall'osservazione si capisce molto. Se notate dei soggetti affaticati, dei soggetti che sono poco attivi rispetto agli altri, contattate subito un veterinario perché poi potrebbe essere troppo tardi. Un'altra cosa importante da osservare sono le feci. Se notate delle feci diverse dal solito, di un colore strano, contattate anche lì un veterinario perché almeno potete intervenire subito e risolvere il problema. Non perdete tempo con metodi fai da te, con consigli sui vari social. Nessuno vi darà dei consigli giusti perché nessuno sa il reale problema che avete. Non si può risolvere un problema mettendo una foto o facendo una descrizione sommaria di un comportamento. È meglio rivolgersi sempre a esperti. Per allevare in maniera seria dovete informarvi e conoscere tutto sulla specie che avete scelto di allevare. Dovete conoscere cosa mangiano, dovete conoscere il tipo di nido da utilizzare, i posatoi, dovete conoscere praticamente tutto. Questo è l'errore che fanno tutti. Comprano degli uccelli, li comprano perché gli piacciono, ma poi non sanno niente. Qualcuno mi ha scritto, ma io non sono un allevatore, io li ho, cerco di farli stare bene e quindi non ho bisogno di sapere tutte queste cose. Ecco, e questo è il punto. Quando decidi di farli riprodurre, diventi un allevatore. Non puoi fare le cose sbagliate perché faresti del male ai tuoi animali. Lo so che non lo vuoi fare. Quindi non puoi mettere il nido sempre, lasciarlo tutto l'anno. Io addirittura in un commento ho letto che una persona ha una canarina femmina senza maschio e gli ha messo il nido. Questo fa male perché sicuramente
Infatti è successo, la canarina ha cominciato ad andare nel nido, la canarina poi fa le uova vuote, e la si stressa, la si stanca, la si affatica per niente. Quindi un'azione fatta in buona fede, senza voler fare del male all'animale, poi si rivela un'azione sbagliata. Se avete degli animali che vogliono riprodursi in momenti sbagliati, vuol dire che ci sono delle condizioni sbagliate. Per esempio, avete troppa luce e quindi si attivano. E questo non va bene, quindi dovete ridurre la luce. E come fare? Spostate la gabbia, mettetela in una posizione dove in quel momento non prenderà una luce diretta dall'esterno, ma dove prenderà meno luce. Poi al momento giusto, cioè nel momento giusto della riproduzione, rimettete la gabbia esattamente dove era prima, perché vuol dire che è il posto ideale e prenderà la luce giusta per mandarli in estro. Il lasciar fare a loro, secondo voi, a natura, ma non è natura. La natura è un'altra cosa. Se volete fare le cose seguendo la natura, dovete appunto rispettare i loro tempi. Molti pensano che non fermarsi, quindi facendoli riprodurre di continuo, vuol dire avere un bel numero di soggetti, vuol dire fare tanti pulli, ma non è questo allevare. Il vero allevatore sa quando è il momento di fermarsi, sa le varie fasi. Una buona gestione dei vostri animali, vedrete, vi farà fare più pulli e anche più sani. Avere un allevamento di animali sani, forti e non stressati, cambia tanto, è anche bello guardarli. L'allevatore bravo è quello che sa quando deve fermarsi e che conosce i limiti dei propri animali. Spremerli non serve. Quando io vedo persone che in primavera fanno fare 4-5 covate, non è bello, perché quegli animali non vivranno tanto. Io per esempio faccio fare 2 covate, dopodiché mi fermo, perché si inizia prima. Anche qui c'è molta confusione. Il fotoperiodo non è una scorciatoia per gli allevatori per fregare la natura. Il fotoperiodo serve in base al luogo dove si alleva. Ci sono allevatori che hanno bisogno di un fotoperiodo diverso da quello naturale, perché il loro allevamento, il loro locale non glielo consente di seguire le stagioni così rigidamente. Io per esempio, che sono in un locale molto luminoso, non è che ho bisogno di tanta luce, anticipo un po', perché poi a giugno, e avete visto che ormai le stagioni vanno un po' come vanno, quindi ci può essere un giugno addirittura che fa freddo, ma ci può essere un giugno che, come nel 2025, è stato caldissimo. E quindi per non rischiare voglio finire le mie covate fine maggio, massimo inizio di giugno. Il nido si mette al momento giusto, non si può mettere così a caso. Vi racconto questo. Ai miei canarini metto il nido proprio all'ultimo momento, quando la femmina proprio è più che pronta. Risultato che in 2 ore fanno i nidi. Ci sono persone che invece mettono i nidi nel momento sbagliato e magari lasciano il nido per 15 giorni e la femmina neanche lo guarda, perché non è pronta, perché queste persone non sono capaci di preparare gli animali alla riproduzione. E quindi lasciare un nido 15 giorni che neanche lo guardano non ha proprio senso. Quindi dovete imparare tutti questi segnali, l'alimentazione giusta e quali sono le procedure per prepararli appunto a una buona covata. E poi quali sono i segnali che vi fanno capire che i vostri soggetti sono pronti appunto per la riproduzione. Se parliamo di pappagalli, chi adesso ha le uova non può pretendere di fare le covate anche a marzo.
perché non ce la fa, perché non ci sarebbe il periodo di riposo, perché porterebbe sotto stress i propri soggetti e poi sotto stress non farebbero una buona covata. Quando metto il nido, per esempio, alle cocorite, ci vanno subito dentro, ci va prima la femmina, poi ci entra anche il maschio, buttano fuori la segatura, questo perché in natura puliscono il nido prima di fare le uova, poi gliela rimetto, insomma non sono disinteressati al nido perché sono già pronti. Quando mettete il nido e mi scrivete non entrano nel nido, c'è il nido ma non va bene, le cose sono due: o avete sbagliato la posizione del nido, cioè vuol dire che dovete metterli due nidi in due posizioni diverse e vedere quale vi piace di più. Ma se non entrano in nessuno dei due nidi, vuol dire che non sono pronte per affrontare il periodo della riproduzione. Probabilmente non li avete alimentati nel modo giusto, probabilmente non hanno ancora le ore di luce giuste. Ecco, ci sono tanti dettagli che fanno la differenza. Poi dovete anche capire quando intervenire e quando lasciarli in pace. Se mettete sempre le mani dentro al nido, se andate a disturbarli spesso, potete rischiare che i vostri uccelli non si sentano più sicuri e quindi lasciano perdere. Allevare vuol dire saper osservare, fare un passo indietro, osservarli, e tante volte si capiscono molte cose. Questo ve l'ho sempre detto, io faccio così, io passo ore in allevamento, ma non solo per pulire, dare semi, dare tutto quello che hanno bisogno. No, passo ore ad osservarli. Uno, perché mi piace, e due, per capire veramente tante cose. Provate a fare un passo indietro, osservare i loro comportamenti e improvvisamente comincerete a capire tante cose. Ho voluto condividere con voi queste mie riflessioni perché allevare significa responsabilità, conoscenza e rispetto per i nostri uccelli. Spero possano esservi utili nel vostro percorso. Vi ringrazio dell'affetto che mi state dimostrando sui miei social, i canali sono letteralmente esplosi, grazie ancora. Se ti è piaciuto questo video, dai, lasciami un like e iscriviti al canale. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao e a presto!